Da paura Vaiù, oggi vi porto con me sull'isola di Madeira in Portogallo, considerata da molti le Hawaii in Europa. Vabbè, questo lo deciderete stesso voi tramite i video. Comunque sono partito con Carolina ed entrambi, preparando il viaggio, non potevamo immaginare quello che poi avremmo trovato, rendendoci conto di essere di più che su una semplice isola, ma in un vero e proprio paradiso terrestre, soprattutto per gli amanti del trekking. In questo primo episodio della serie vedremo insieme dei panorami che, mamma mia, non ti dico proprio. Poi, piccolo spoiler, durante il nostro viaggio stavano girando il nuovo film di Star Wars, in cui ci siamo imbattuti un paio di volte e che ci ha causato anche qualche problemino con l'itinerario, perché la polizia chiudeva le strade e accessi al pubblico a luoghi pubblici. Vabbè, detto questo, non perdiamoci in chiacchiere e partiamo subito. Madeira, in portoghese Madeira, è un arcipelago di isole vulcaniche situato nell'Oceano Atlantico, 545 km a nord-ovest della costa africana, più lontano rispetto alle sue cugine Canarie, ma non troppo lontano per stare dispersi nell'oceano. Insomma, un giusto compromesso tra natura e civiltà. L'arcipelago è formato da due isole maggiori, Madeira e Porto Santo, da tre isole minori disabitate, note come le Desertas, ed altre due isole ancora più piccole, anch'esse disabitate, denominate le isole selvagge. L'isola maggiore è Madeira, una superficie di 741 km². L'arcipelago insieme a Capoverde, le Azzorre e le Canarie forma la Macaronesia. Ma le Azzorre e Madeira sono parte del Portogallo, le Canarie sono parte della Spagna. Scusa, ma che fai? Leggi da Wikipedia? Sì, e che fa? Ah, ok, allora continuiamo. Quindi Azzorre e Madeira fanno parte del Portogallo, mentre le Canarie della Spagna. E poi, piccola curiosità, il termine Macaronesia deriva dal greco e significa isole fortunate. Sta a indicare tutte quelle isole al di là dello stretto di Gibilterra in cui loro credevano vivessero gli eroi ed immortali da poteri straordinari. Oggi vedremo insieme la parte est dell'isola e cercherò di esprimere al meglio le sensazioni provate, perché non è stato per niente facile. No, Carolina sta cercando di esprimere, insomma... Troppo bello, bellissimo, assurdo, cioè venite a vedere. Ecco appunto, dicevo, davanti a quella bellezza siamo rimasti semplicemente basiti, e a contribuire a questo c'è stata anche la sorpresa di trovare nei panorami che vedevamo la troupe di Star Wars mentre girava il nuovo film. Poi abbiamo fatto anche noi una pausa pranzo in questo paesino che non mi ricordo mai come si chiama. Porto da Cruz si chiama! Perfetto, e tra l'imbarazzo di cosa scegliere a pranzo, ma io penso che mi prenderò una bella pizza bolognese. Ma si può postare questo assalto oppure la censurano? Perché c'è... Cosa simboleggia? Tipo... comunque... E poi... E... Devi fare la foto dentro nel buco. Vogliamo provare? La fertilità, molto bello però, cioè marmo comunque. Dicevo, tra tutta quella natura e quella bellezza disarmante, io semplicemente mi sentivo troppo contento di stare qua. Questa è la seconda parte che è possibile che vanno fare il film ancora di Star Wars. Ah, ok, perfetto, bellissimo. Che sei tutti grutti incredibili del centro della isola. Ok, San Vicente. il film di Star Wars, bellissimo, stanno girando qui a Madeira. Cioè, noi siamo stati poco fa lì dove stavano facendo le riprese e non lo sapevamo. Cioè, infatti vedevamo la troupe televisiva. Sì, non capivamo, dicevamo ma scusa, ma che fanno questi qui? Che Star fanno? Wars. E alla fine Camerina ci ha consigliato tutte le cose migliori che possiamo vedere qui a Madeira. Infatti questi giorni le faremo tutte quante. Siamo fermati in questo autogrill famosissimo dove è venuto Clinton una volta a mangiare e ha detto questo è l'autogrill più famoso di Madeira, dove fanno il caffè più buono di Madeira. Ma quello che volevo farvi vedere è questo. Fantastico che lì c'è l'ambiente qui a Madeira, cioè sembrano le Hawaii. E non mi sbagliavo, perché a quanto pare Madeira viene definita tutti così, come la Hawaii d'Europa, anche se, come dirò più avanti, non credo sia giusto definire un posto come un altro, cioè Madeira è Madeira. Fatto sta che i suoi panorami mi hanno stupito come pochi posti al mondo hanno fatto, tra tutti quelli che ho visto, ad esempio come l'Islanda. Guardate ad esempio questa scogliera, e non era nemmeno segnalata tra le cose da vedere, stava semplicemente lì. E come vedrete più avanti del video, senza poi fare troppi spoiler,
questa isola merita un posto speciale nel mio cuore e sicuramente merita una visita anche vostra. Quindi dopo questa scogliera abbiamo deciso di fare un piccolo trekking per una cascata nascosta, ma nascosta sul serio, cioè che il sentiero era dietro le abitazioni delle persone ed è stato solo grazie ad una signora gentilissima che poi non ci siamo persi nella natura selvaggia di Madeira. Allora, siamo alla ricerca di una cascata nascosta. Il percorso non è per niente segnalato, lo sono andato a vedere su Google e quindi dicono, ti hanno alcune indicazioni di come raggiungerlo, ma in pratica siamo nella giungla. Non ci sono indicazioni, stiamo andando completamente a naso tra qualche casa di campagna e sentieri naturali. Non sappiamo che animali ci stanno a Madeira. Tu che sei tutto di selvaggina, ecco, niente. No, non animali pericolosi. Già è cambiato il clima, prima stavamo sulla costa e c'era un clima caldo, caldissimo e c'era il vento oceanico, insomma. Adesso invece è umido e fa freddo e ci sono le capre. Comunque sento già il rumore di ruscello. Posso andare davanti per piacere? Sì, ho il permesso. E salve signora capretta, possiamo passare? Ah, ma comunque non c'è sentiero, raga. C'è un piede qua, un piede alla volta. Meno male ci hanno detto le signore che stavamo sbagliando strada. E la cascata, aguaci. Aguardaci. Mas não pode ir por aqui. Por aqui? Atual tem carocha. Sabe o que é carocha? É. Então vão sempre por lá abaixo. Para a direita. Sempre para a direita. E vão sempre lá abaixo. Não vão para uma casa. Para a direita. Que ele é uma casa que tem cachorro mau. Gialla. E então, sempre para a direita. E vão ter aqui abaixo. Ok. Sempre a pé. Ok. A pé. A pé. É. Tem um muro alto lá acima. Para dar aquela calça do carocha. Quella... Entra à direita. Sempre para baixo. Para sempre molhar a bater. Sempre no meio. Obrigado. Nada. Obrigado. Beh, meno male veramente. Sennò... Ma chissà dove saremo arrivati. Forse scopriamo un'altra cascata. E ci facciamo sempre riconoscere. Sempre qua, sempre dritto. Quella qui? Che carina che ci sta pure accompagnando per non farci sbagliare strada. Buon dia. Quindi a sentimento andiamo di qua oppure di qua? Direi di qua. Abbiamo girato a destra. A sentimento, quando sei nel dubbio gira sempre a destra, come i bagni, in fondo a destra comunque. E poi seguiamo il rumore dell'acqua. E come poi ho imparato durante i miei viaggi, spesso il luogo meno turistico è anche il più bello. Cioè questa cascata non era bella solo esteticamente, ma soprattutto per la sensazione di serenità e di pace che ci ha donato. Adesso stiamo tornando, ci aspetta una bella salita ripida. Molto bella la cascata, una delle più belle che abbia mai visto. Comunque in Islanda ne ho viste tante di cascate. Questa qua se la gioca con quelle islandesi, molto bella, soprattutto poi mi piace avvicinarmi alle cascate per sentire comunque l'energia positiva che emanano, e questa qua devo dire molto bella soprattutto per le sensazioni che ti trasmette. Ho provato molta serenità ad avvicinarmi a questa cascata. Vabbè, comunque è molto personale, soggettivo questa cosa. Adesso aspetta la salita, mannaggia miseria. 1, 2, 3, 1000 scalini fino a sopra. Ce l'abbiamo fatta. Adesso ci andiamo a vedere il tramonto in un posto speciale. Ora vi faccio vedere dove andiamo.
Continua premio, ce lo siamo dimenticati? Galetta di riso col cioccolato sopra. Io non lo so perché quando vado in posti belli in giro per il mondo mi viene sempre fame. Comunque, bella location, ma il tramonto molto più bello è stato quello del giorno dopo. Uno dei posti più fantastici che abbia mai visto. Ma andiamo avanti. Early the next morning. No vabbè, è assurda. Madeira ci sta una cascata che passa sulla strada, cioè passano le macchine, si fanno il bagno, ora stanno tutti i turisti ovviamente che stanno facendo le foto, però cioè, è assurdo. Una cascata sulla strada non l'avevo mai vista. Poi io passavo tutto con la macchina, cammina la mamma, no? A parte questo, no, ma c'è una natura pazzesca, ma poi oltre alla cascata che sta qui, che è fantastica, ma da qui c'è un panorama assurdo sul mare, bellissimo. Mi ricordo la costiera, però veramente è diverso, mamma mia. Ci ho lavato la macchina. Siamo arrivati in questo faro a sud dell'isola, ma è spettacolare, c'è un sacco di vento quindi l'audio si sentirà un po' male, però pazzesco. Il faro qua dietro, ma la vista che ci sta da qua sopra della scogliera è fantastica perché si crea una linea con il verde della montagna a picco sul mare, è fantastico. Cioè, ma state vedendo? Mi faccio vedere un attimo. Cioè, avete capito? Hai capito? Tra l'altro volevo dire una cosa, faccio attenzione a fare il video mentre parlo con voi senza cadere giù, che è proprio per questo che mi piace Madeira, perché è ancora incontaminata, ancora selvaggio. Cioè io sto camminando sul sentiero semi tracciato, però comunque dove non sarei potuto venire fosse stato in un altro posto turistico, che sarebbe stato proibito, sai, con il segnale eccetera, ma qua è tutto free ancora, tutto libero. Fate attenzione se venite, ovviamente non vi sporgete come me, non così tanto perché qua basta niente che potrei cadere tranquillamente, però adoro questi posti così, adoro questa natura, questa libertà nel poter andare. Sarebbe come entrare ad esempio dentro a una scena, madonna mia, come poter entrare dentro una scena che tu vedi di un quadro o di un video, quindi oltre ad attraversare un confine, un muro immaginario, e poter entrare e andare dove vuoi senza divieti, senza obblighi, ovviamente rispettando sempre, è una cosa che faccio a prescindere, ovviamente rispettando sempre la natura. Mamma mia, assurdo veramente. È dall'Islanda che non vedevo un faro, devo dire che questo qua è stupendo. Tra l'altro Carolina, vedete, abbinata nell'outfit senza saperlo a questo faro, vedete il rosso, il nero delle finestre, il bianco dei denti. Siamo in pratica sulla costa sud e questo mi sa che è il faro più a sud di Madeira. E noi continuiamo comunque il nostro viaggio, andiamo. A few inches later. No vabbè, siamo arrivati in questo posto, questo paesino si chiama Chadas do Cruz, che si può raggiungere soltanto con quella... la funivia che sta... la funivia qua sopra, come faccio vedere nel video, ma è stupendo perché ci sono ancora le case di una volta, quelle là tradizionali, dove molte sono disabitate, però c'è questa promenade, questo lungomare sulla costa e il macello oceano che stamattina è uno spettacolo. Peccato che non si fosse fare, se no un'idea ce l'avrei fatta, mi faccio vedere.
quando vengo poi in questi posti mi chiedo sempre una cosa: se ci abiterei. Questo è uno di quei posti che mi dispiacerebbe abitarci. Ovviamente se ci fosse il modo giusto per far arrivare sempre le provviste, però pensateci, è stupendo, cioè per chi ama i posti insomma con la solitudine e davanti al mare, all'oceano, avete questo sottofondo tutti i giorni sempre nella testa, il verde, le montagne. È stupendo. No, sono troppo contento di essere venuto a Matera. È stata tutta una sorpresa in realtà, non era previsto. Ho fatto i biglietti aereo una settimana prima di partire, quindi ho avuto tutto, ho fatto le cose di fretta pure per cercare cosa vedere. Non è stato un viaggio alla quale aspiravo da molto, però mi sta, proprio per questo secondo me mi sta meravigliando, mi sta sorprendendo ancora di più. Ci dovete venire e la state vedendo attraverso questo video, ma è fantastica, davvero ti lascia senza parole. Ehi! A few moments later. Siamo sopra le nuvole, eccoci qua. Ci siamo fermati in mezzo alla strada e abbiamo incontrato questo miraturo, ma è fantastico, sembra di stare veramente sopra le nuvole. Mo' vi faccio vedere. Ma così, bello e buono, cioè all'improvviso proprio, bam! Mamma mia. Poi che è successo? In pratica avevamo un altro paio di cose da vedere. Mi ha detto no Caroli, dobbiamo assolutamente andare in questa foresta che stavo vedendo su Google, perché tra poco cade il sole e quindi magari non la possiamo vedere più. E meno male che ho deciso di andarci, perché è stato uno dei posti più belli che io abbia mai visto. Ma vedete qua? Da paura, siamo nella foresta di Fanal, cioè ma che spettacolo è. C'è il tramonto dietro di me, ma guarda qua. E mettendo piede in questa foresta ho capito perché la chiamano incantata. È come se fossimo entrati in un'altra dimensione. Il silenzio veniva interrotto solo dal rumore del vento o degli uccelli che cantavano. E i colori erano caldi e accoglienti. Il prato era raso naturalmente dal pascolo delle mucche. E il tramonto dietro di noi era come se ci avvolgesse con i suoi raggi arancioni. Io che non mi commuovo spesso, lì ho provato una sensazione molto bella, a metà tra commosso e super felice, ed è quello che sto cercando di far arrivare anche a voi attraverso i miei video, proprio queste sensazioni che magari vivendo sempre in città, tra routine del lavoro e familiari, volendo o no ci dimentichiamo. Matera mi ha regalato in quei primi giorni tantissimo e mi ha accolto come una madre con un figlio. Nel prossimo episodio vedete che la natura si farà ancora più selvaggia, perché... Vabbè, non faccio troppi spoiler. Se siete arrivati fino a qui commentate con Matera Top, e tra l'altro sto imparando adesso a fare video su YouTube, quindi se il video vi è piaciuto fatemelo sapere nei commenti e noi ci vediamo col prossimo episodio sempre qui sul canale. Ciao a you.